Messaggio di nostro Signore Gesù Cristo alla sua amata figlia Luz de Maria. 9 gennaio 2013. Popolo mio, amato popolo mio. Vengo per voi che mi consacrate l'oro della volontà umana, l'incenso della fede e la mirra della buona disposizione. I venti soffiano con forza in tutto il globo e i miei figli ne subiranno le conseguenze. I venti di guerra soffieranno con maggior forza di villaggio in villaggio e da nazione a nazione. Non state vivendo nella pace totale, in questi istanti l'incertezza della guerra si diffonderà. Le rivolte dei popoli causeranno stragi. Miei amati, popolo mio, miei fedeli. Non abbiate timore di essere in pochi, poiché in me ognuno di voi si moltiplica all'infinito, dovete soltanto avere la giusta disposizione per consentirmi di agire e operare in voi. Io sono infinita misericordia, io sono perdono infinito e voi siete le mie creature, e in ogni istante vi attendo per amarvi, benedirvi e perdonarvi. Verrò nella mia seconda venuta, verrò con il mio potere, la mia gloria e maestà, ma prima che ciò avvenga, manderò dei segnali dall'alto, che scenderanno senza indugio sulla terra. Per questo desidero la buona disposizione del mio popolo, la predisposizione della mente, del pensiero e del cuore. Quali meraviglie avete rifiutato! Di quanta saggezza vi siete privati isolandovi da me! Cercate delle scuse per trascurarmi e lasciarmi da parte, in modo da negare il mio potere e la mia onnipotenza. Non vivete più nel tempo in cui si credeva che la terra fosse piatta. L'evoluzione dei miei figli si compirà in questo istante. L'ignoto sarà svelato, chi non ha creduto guarderà con terrore, e chi si è rimesso alla mia volontà troverà la pienezza. Sono venti di cambiamento, di ascesa spirituale, di rinascita nel mio Spirito Santo, di scoperta della verità, di quella stessa verità, che avete negato. Popolo mio, vengo per te mi avvicino. Per te continuo a offrire me stesso senza sosta. Per te, popolo mio, diffondo costantemente la mia misericordia e ho ritardato la mia venuta ma, di fronte al peccato irriverente dell'uomo, è giunto il momento in cui gli eventi si compiano e quanto vi ho annunciato arrivi fino a voi. Non ho bisogno di figli timorosi, bensì di figli pieni d'amore, disposti a donarsi e a sacrificarsi. La verità è qualcosa di davvero importante per l'essere umano, agire e operare nella verità, parlare in modo sincero, perché mentire significa negarsi a me e a voi stessi, significa impedirmi di nascere in voi e abbandonarsi al lato oscuro. I miei figli tendono facilmente a negare a se stessi la verità, la propria verità. Io sono la verità, sono il cammino, sono la luce e ognuno di voi, come riflesso del mio amore, deve vivere secondo la propria verità. Unitevi, l'unità è importantissima in questo istante, è una muraglia, che nulla può abbattere, è una barriera impenetrabile. Pensare in unità, agire e operare in unità con la verità come bandiera, può far sì che le mie richieste siano esaudite e il mio popolo sia in grado di superare tutto ciò che avverrà, di vincere ogni assalto per quanto forte possa essere. Vi ho affidati a mia madre nella mia chiesa affinché lei, come fedele discepola, vi guidasse in questi istanti in cui si apre la porta delle rivelazioni. La mano del nemico cadrà su uno dei miei più amati profeti. La mano del nemico crederà di poter vincere il suo Dio, ma questo non sarà possibile, perché la forza, l'impegno, l'amore e il sangue di questo mio amato profeta darà frutti in abbondanza e quando vedranno che ciò che è stato da lui profetizzato si compirà, tanti si pentiranno di averlo attaccato. Si scatenerà una persecuzione contro i miei profeti e la mia Chiesa sarà lo scudo, che li difenderà e li proteggerà. Ma questo Cristo, senza trascurare nulla, senza lasciare mai sola la sua Chiesa, rimarrà accanto a voi e in voi, e mia madre vi guiderà sul giusto cammino. Non temete, lei schiaccerà la testa del serpente velenoso e ingannatore. Per questo vi chiedo di agire e impegnarvi in nome della verità. In questo istante non desidero dei figli a metà, desidero che vi impegnate sinceramente senza pensare a voi stessi, che vi offriate senza chiedere, dovete semplicemente affidarvi a mia madre e noi penseremo a tutto il resto. Ognuno di voi ha uno scudo d'amore divino, che lo protegge. Gli eventi inarrestabili, che sono stati annunciati si manifesteranno di fronte a quelli che mi hanno rinnegato. Io che sono presente e vivo nell'Eucaristia,
Vi saranno istanti in cui chiuderete le mie chiese, dimenticando che ognuno di voi è un tabernacolo del mio amore, un tempio del mio Spirito Santo. Quelli che cercano di negare le mie rivelazioni troveranno tanta oscurità in se stessi da non poter negare la mia luce. Un mio portavoce vi assisterà pronunciando la verità, ma non ora, bensì quando vi troverete nell'istante della grande purificazione. Continuerò a donarvi la mia parola anche quando la tecnologia non esisterà più, anche allora la diffonderò attraverso il mio profeta per continuare a guidare il mio popolo. Quelli che attendono l'ora, vivono completamente immersi nel loro stesso inganno. Verrò senza preavviso, inaspettatamente, verrò per quelli che hanno intrapreso il cammino della verità, della fede, dell'amore, della comprensione. Verrò per quelli che hanno il cuore limpido e puro. Vomiterò i deboli dalla bocca con grande dolore nell'istante degli istanti verrò presto, verrò per il mio popolo. La terra ruggirà con forza, i grandi vulcani si risveglieranno e l'uomo non si ricorderà di me. Questo è l'istante del mio Spirito Santo, l'istante in cui dovreste unirvi sempre più a me e alla mia verità, e invece mi disprezzate con grande facilità, rifiutate le chiamate di mia madre perché gli scienziati non vogliono parlarne, né desiderano che mia madre porti la verità al mio popolo. Tuttavia, nessuno potrà farmi tacere, né il sovrano né lo scienziato, né l'alto gerarca, né l'uomo economicamente potente, né il proprietario delle principali reti televisive, niente e nessuno potrà mettermi a tacere, perché io sono il padrone di tutto e la mia parola guiderà il mio popolo, lo eleverà nell'istante in cui la mia chiesa sembrerà affondare. Resto accanto al mio popolo, cammino davanti a voi, non sarete soli, non siete soli. Io, il vostro Cristo, mi sono donato a voi, per voi ho sacrificato il mio corpo, il mio sangue e la mia divinità affinché voi ed io fossimo una cosa sola. Se mi chiamate, accorro, non aspettate ancora, affidatevi a me, siate obbedienti e pazienti, non dimenticate che in questi istanti la verità guida i miei figli più sinceri. Popolo mio, il tuo Cristo ti benedice, il tuo Cristo ti ama, il tuo Cristo non si dimentica di te. Vi benedico, dimorate nella mia pace. Il vostro Gesù.